Ciao e benvenuto in un nuovo video Segema rivolto al settore professional. In questo video ti parliamo di come si posiziona la staffa posteriore nei motori leader della Proteco. Come al solito, se il video ti piace, metti mi piace sotto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Abbiamo deciso di affrontare questo argomento perché molto spesso un elettricista che si approccia all'inizio al mondo dell'automazione, la prima paura e la prima preoccupazione è proprio il posizionamento delle staffe posteriori. Questo perché è l'operazione fondamentale. Fissando bene la staffa posteriore, il movimento dell'anta sarà fluido, il risultato del lavoro sarà eccellente e il risultato anche nei confronti del cliente sarà soddisfacente. La posizione della staffa nei motori leader è veramente molto semplice. Basta fare un piccolo calcolo, una divisione in realtà, e posizionare la staffa correttamente farà sì che l'anta si potrà aprire a 90 gradi, a 110 che è il massimo che raggiunge il leader, sempre con un medesimo movimento e con una velocità costante. Ecco, questo è un aspetto fondamentale perché alcuni tecnici anche che non fanno automazione tutti i giorni non sanno che la posizione della staffa posteriore incide sull'angolo di apertura, incide sul tipo di movimento, ma incide anche sulla velocità. Quindi posizionare correttamente entrambe le staffe, se è un'automazione a due ante, è l'operazione fondamentale, perché se posizioniamo una staffa in un modo e una staffa in un altro, le due ante andranno a velocità differenti. Per posizionare la staffa posteriore del motore modello leader bisogna, come prima considerazione, capire se l'angolo di apertura necessario è di 90 gradi o se è superiore ai 90 gradi. Un'altra informazione importante per trovare la misura corretta è conoscere il modello preciso del leader, perché questo determina la lunghezza utile dello stelo. Prendendo in esame l'apertura a 90 gradi, la misura corretta sarebbe quella che corrisponde alla metà della corsa utile, nel senso, se la corsa utile è 40, la metà è 20 e 20, A e B. Nel caso fosse necessario, per problemi di montaggio, differire dalla posizione ideale, l'importante è che la somma di A e B non sia superiore alla corsa utile dello stelo. Ed inoltre è importante che i valori A e B tra loro non differiscano più di 5 cm. Nel caso fosse necessario realizzare un'apertura superiore ai 90 gradi, l'importante è non considerare tutta la misura della corsa utile, ma considerarne una misura inferiore. Per esempio, se la corsa utile dello stelo è 400, faremo il conteggio considerando come fosse 300. In questa maniera, quando l'anta arriverà ai 90 gradi, ci saranno ancora 10 cm di stelo utili per fare la maggiorazione di apertura. Se devi realizzare questo impianto per un tuo cliente, vieni a trovarci in negozio, via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino. Ti aiuteremo noi a trovare le misure corrette e anche il resto dell'impianto. Ti ricordo che se il video ti è piaciuto, di iscriverti al nostro canale, di mettere mi piace e di cliccare sulla campanella. Ti saluto e ci vediamo al prossimo video.